Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video a cui io tengo tantissimo. Oggi parliamo di arancini. Gli arancini per noi sono un pezzecore. Soprattutto per lui perché è golosissimo gli arancini. Io amo gli arancini. Quando ero piccolo li odiavo, crescendo li ho amati. Che sono pazzo. Li amo a tutti i gusti, tutti i tipi. Il traghetto di Messina. Abbiamo preso. Buonissimo. Sul traghetto di Messina. Oggi siamo qui per valutare gli arancini che voi suggerito su Instagram. Anzi, cogliamo l'occasione per... Grazie a tutti dei suggerimenti. Seguiteci su Instagram così potete avere piccoli spoiler sui nuovi video e ci potete aiutare per trafogarci con altra roba. Catania Food Lovers. Siamo noi. Abbiamo quindi seguito i vostri consigli e siamo andati 16, 15. No, 15. Poi in una abbiamo fatto una piccola eccezione, vi spiegheremo più, vi spiegheremo. Non è stato proprio per niente facile. Proprio per non si dice. Ma non andremo quindi ad analizzare, tra virgolette, oggi il classico arancino. L'arancino catanese è fatto con il sugo e con i pezzi di carne all'interno e con i piselli. Nel tempo la tradizione si è modernizzata. Adesso esistono gli arancini a ragù, alla banana, al tacchino, pollo, al muflone. Noi volevamo un pochettino andare alla ricerca di tradizione. Ci saranno quelli a ragù, ci saranno quelli al sugo, ma l'importante è che siano buoni. Iniziamo subito quindi col mangiare i nostri belli arancini. Sono pronti. Gli arancini si spaccano. Noi vogliamo celebrare. Quale prendi? Incominciamo con Pastry Chef. È un bambino. Ci sono i pezzi di carne. Non è a ragù, ma sembrerebbe al sugo. La panatura crunch e non è per niente unta. Cottura del riso È ottima. ci siamo. Il sugo è dolce tanto quanto basta. Nel complesso è un arancino corale. Il prossimo arancino è quello che non ho mai mangiato. Canusciuti. Io l'ho spaccata a metà perfetta. È a ragù, la frittura è un po' più croccante. Riso allo zafferano, un rubata con la bocca piena. Non c'erano i piselli, riso allo zafferano, ma non c'è il pezzo di carne filetto. Veramente ottimo. Ottimo canusciuto. E non li canuscevo. Ora sul canusciuto. Sto pensando al bar sport. È un gioiellino pure lui. Cin. Il pezzo forte di questo arancino e bar sport è la salsa. Panatura, riso, sono eccellenti. La salsa è un po' più salsa della nonna. Non è a ragù e non è a pezzi di carne. Questo è fondo tra titani. Andiamo avanti. Ho deciso, ne prenderò uno che non mangio da tanto tempo. Serafino. C'è il pezzo di carne. Non è a ragù, è alla carne. Però c'è l'uovo. Non so se si sente. La panatura è buona, pure anche qua non è pesante, è asciutto. La carne non era troppo predominante. ma buona. Questo posto ce l'hanno straconsigliato più di una persona. Non lo conoscevamo completamente. Cardissi voglia. Stavolta è che abbiamo sia quello a ragù che quello a ragù bianco. A onor del vero, nessuno lo faceva a ragù bianco. L'unico che aveva un'alternativa simile fece la farina. Esatto. C'era all'interno il pistacchio. Noi volevamo mantenerci vicini un po' al classico. Detto ciò, spacchiamo l'arancino. Non so se vi è chiaro. Ah. È buonissimo, non me l'aspettavo. La panatura asciutta. Non so se sentite il... È molto crispy. Cottura del riso azzeccatissima. E stavolta la carne si sente. Manca quella ragù bianco. Ragù bianco. È delicatissimo. Porca troia. C'è qui panna, carne tritata, leggero soffritto. Walter White a prova. Ora ho capito perché è così difficile fare le classifiche. Qualsiasi cosa diremo in questo video sono gusti personali. No. Noi vi invitiamo sempre A provarli, magari una cosa può piacere a noi ma non può piacere a voi. Siccome sono posti eccezionali, andate e dite la vostra. Andiamo con l'arancino classico per eccellenza a Catania, Savia. Nice try. Io con l'arancione di Savia ci sono cresciuto. Appunto sono senza capelli. Chi è di Catania saprà.
Frittura un po' più morbida, non croccante. No. Forse troppo formaggio a coprire gli altri sapori. Salsa eccellente. Carne non lo so perché ama mangiawid. Carne buona. Non prenomina troppo il pezzo di carne, non sente tantissimo, perché c'è il formaggio che copre un po'. Il riso un po' scotto, per i miei gusti. Voi non lo sapete cosa vuol dire dare delle opinioni con un posto che ha fatto la storia. 40. Ragazzi, questo solo a vederlo veramente mi colpisce parecchio. Che la panatura sembra fatta dalla nonna. Da vedere è bellissimo. Mia nonna quando gratta il pane di casa. Wonderful. Pezzo di carne. Pezzo di carne. È dolcissimo. Ottima la frittura. La panatura croccante. Sugo dolcissimo ma non troppo. Carne di prima qualità. Zero piselli, zero uova, formaggio poco, riso non troppo al dente, cotto appunto giusto. Ok ragazzi, continuiamo. Sono carico. Lei, Lui ha uno stomaco a parte per gli arancini. Non è normale. l'arancino vive in me. Prestipino. Vai. Panatura un po' mollina, non fa crunch, Un po' è un po' più insulso. Per quanto riguarda l'interno, Arancino ragù. con i piselli, dolcissimo. per Formaggio, comunque non credo che ci sia formaggio. Se c'è ce n'è pochissimo. predomina tanto il ragù di alta qualità perché si sente che è buono, non è inacidito. La frittura non è per niente asciutta. Sì, è molto difficile. Panificio la farina. È arrivato. La panatura esterna è buona, la frittura è asciutta. Forse l'unica cosa forse il riso è un po' troppo avanti di cottura. È al ragù e non è al sugo. Ci sono piselli e il formaggio non è predominante. Forse cambierei il tipo di riso. Piano piano gli arancini si stanno decimando. Credo che abbia adocchiato. Spanella. Andiamo. Spinello. Un po' più alto. C'è il pezzo di carne, però c'è carne e ragù. E c'è anche un bel pezzettone di formaggio. Panatura, qua ricominciamo a sentire il crunch. Non è oliosa, non è pesante. Il fatto che ci sia ragù, carne può piacere come non può piacere. Nel mio caso non è una cosa che mi fa impazzire. Però nel complesso è ottimo. Il riso non è pastoso, quindi è cotto bene. Ho detto tutto? Andiamo avanti, anche se stiamo morendo. Un poco il reflusso gastrico sarà l'unica cosa che resterà di noi. Noi andiamo avanti. Il bar ottagono. Questo è l'11°. E allo zafferano, c'è gli molto altri. zafferano al naso. Ci sono i piselli, al sugo, bel pezzo di carne. Asciutto, non troppo olio, forse troppo zafferano per i miei gusti. E la panatura non fa proprio crunch. È più morbida. Facciamo pausa pipì, ma neanche per sogno. No, sono stata male per le rame di Napoli. Se non avete guardato il nostro video sulle rame di Napoli, andatelo a vedere subito. Prima non andiamo all'ospedale, non ci fermiamo. Magari ci fermiamo prima. Stava spaccando il microfono. Questo è Ernesto. Ernesto. Sto spaccando tutto. Ernesto. Ci sono i pezzi di carne, ci sono i piselli, c'è un po' di formaggio ma non sembra troppo predominante. Forse da lei sì, da lei di più, da me di meno. La panatura è buona e il riso non sembra con troppo zafferano. Un po' salato. Nel complesso è un ottimo arancino, è equilibrato. L'unica cosa che è la presenza eccessiva di formaggio. Allora, la panatura sempre sulla morbida, non sul crunch. Non troppo olioso. Assaggerò quello del Bar Europa che mi sta osservando. Bar Europa. E al ragù ci sono i pezzetti di formaggio e i piselli. La panatura è granulosa, non mi sembra molto olioso. È buono. No, quello è dolce. Avevo un bel ricordo, ricordavo bene. Anche il formaggio, c'è parecchio formaggio, però non si sente così tanto, non dà fastidio. Caffè epoca. Caffè epoca. Oddio, ok.
Manteniamo la serietà. Ok. Sbanghete. Io non so né chi sono né cosa ci faccio qua. L'ho capito molto, appena l'hai spaccato ho sentito subito una ventata di bontà. La panatura è asciutta, mediamente croccante, al tatto, e al sugo perché c'è il pezzo di carne. Non... La panatura è tra il crunch e il non crunch. Una via di mezzo. Il riso cottura buona, sugo... Però un po' salato il sugo. Diciamo un senza infamia né lode. Siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo video. Speriamo che la luce che vediamo alla fine del tunnel non sia un treno. Andiamo all'ultimo arancino. Bar Castello. Riso zafferano, al ragù non al sugo, piselli, poco formaggio. Olioso mediamente. La panatura non è crunch. Il riso era un po' scotto. Non mi ha fatto impazzire il sapore della carne, sono sincera. Nì. Peccato. C'era qualcosa che mi ha stonato un po'. Abbiamo finito. Andiamo adesso spediti con la classifica finale. Partiremo dalla fine, arrivando fino in cima alla classifica, strettamente legata ai nostri gusti. Ultimo, ma non ultimo, Bar Castello. Poi andiamo con il caffè Epoca. Successivamente abbiamo Prestipino. A seguire, sullo stesso livello, abbiamo messo Bar Ottagono e Savia. Poi abbiamo Bar Ernesto. A seguire abbiamo La Farina. In una condizione di parità anche qui abbiamo Spinella e Serafino. E non entra per pochi punti nel podio Caffè Europa. Andiamo quindi al podio. E quindi abbiamo al terzo posto, pari merito signori, Bar Sport e 40. Non ce la siamo sentiti di... Nessuno prevaricava nessuno. Entrambi di ottimo fattore. Secondo posto, anche qui abbiamo una condizione di pari merito. Abbiamo Pastry Chef e Canosciuti. Pastry Chef outsider del panorama catanese, ci ha stupito per la qualità altissima. Canosciuti, stessa identica cosa. Formidabile. E arriviamo signore e signori al primo posto. Io questo posto non lo conoscevo. Se non lo conoscete andateci. Ovviamente stiamo parlando di Cardì. Posto della luna, molto piccolo, ma ne è valsa assolutissimamente la pena. Gli equilibri erano buoni, la frittura era ottima, sugo dolce ma non troppo fastidioso. Panatura che faceva crunch. Potremmo continuare così per ore, ma ci fermiamo qua. Questo è quello che ci è entrato fortemente nel cuore. Speriamo di esservi stati utili in qualche modo e ampliare i propri orizzonti, perché magari alcuni posti non li conoscevate. E mi raccomando, stay tuned perché dobbiamo fare ancora altri video. Non finisce qua. Al prossimo video. Ciao.